Sono le 5 del mattino e c'è già una fila incredibile qui davanti. Te l'avevo detto, Luca, per il permesso di soggiorno bisogna venire presto. Ho i piedi gelati e non ho nemmeno preso il caffè. Tieni, ho portato un termos con del tè caldo nello zaino. Grazie Giulia, sei sempre organizzata per queste battaglie burocratiche. Ormai ci sono abituata dopo 3 anni vissuti in Italia. Pensi che oggi riusciremo finalmente a consegnare i documenti? Lo spero. Abbiamo la marca da bollo e tutte le fotocopie. Sì, ho controllato la cartella almeno 10 volte ieri sera. Hai fatto anche la copia del contratto di affitto e del lavoro? Certo, tutto in triplice copia, come richiesto dal sito. A volte chiedono documenti che non sono scritti sulla lista ufficiale. Questo mi spaventa. Perché le regole cambiano così spesso? Benvenuto in Italia. La burocrazia qui è un labirinto senza fine. Guarda quel signore davanti a noi. Ha un pacco di fogli enorme. Probabilmente è qui per un ricongiungimento familiare. È più complesso. Mi sento un po' fuori posto, come se fossi trasparente in questa fila. È il tipico sentimento dell'immigrato, ma non abbatterti. Cerco di restare positivo, ma questa attesa al freddo è dura. Pensa che tra poche ore avremo la ricevuta e saremo tranquilli. Tranquilli è una parola grossa. Dovremo tornare per le impronte. Un passo alla volta, Luca. Ora godiamoci questo tè. Hai ragione. Speriamo che l'impiegato oggi sia di buon umore. Quello è l'ingrediente più importante per il successo. Ho chiamato 10 numeri oggi e tutti mi hanno detto di no. Cosa ti dicono quando sentono che non sei italiano? Appena sentono il mio accento, dicono che la stanza è già stata presa. Oppure chiedono 3 mesi di deposito e un contratto a tempo indeterminato. Esatto, ma io ho appena iniziato il mio nuovo lavoro. È frustrante. Sembra che non si fidino degli stranieri. Eppure ho i soldi per pagare e sono una persona pulita. Spesso i proprietari hanno paura di problemi legali con i documenti. Ma io ho il visto regolare e il contratto firmato. Lo so, ma preferiscono affittare a studenti locali o famiglie. Guarda questo annuncio. Solo per italiani. È incredibile nel 2026. Purtroppo esistono ancora questi pregiudizi in molti quartieri. Mi sento scoraggiato. Dormirò in ostello per sempre. No, non dirlo nemmeno per scherzo. Troveremo qualcosa. Forse dovrei cercare più lontano dal centro, in periferia. È una buona idea. I prezzi sono bassi e c'è meno diffidenza. Però poi passerò 2 ore al giorno sull'autobus. È il prezzo da pagare all'inizio per avere un tetto sopra la testa. Ho un altro appuntamento oggi pomeriggio alle 5. Vuoi che venga con te? Magari parlare in 2 aiuta. Sì, per favore. La tua presenza mi dà più sicurezza. Va bene, mi vesto in modo professionale e andiamo insieme. Grazie Giulia. Sei una vera amica in questo momento difficile. Siamo sulla stessa barca, Luca. Dobbiamo aiutarci. Buongiorno, vorrei aprire un conto corrente di base. L'impiegato chiede i documenti, mostragli il passaporto e il codice fiscale. Ecco qui tutto.
Serve altro per attivare il bancomat? L'impiegato scuote la testa. Dice che senza la carta d'identità italiana non può farlo. Ma la carta d'identità arriverà tra mesi. Ho solo la ricevuta. Spiegagli che la legge permette l'apertura con il solo passaporto. Lo sto dicendo, ma lui insiste che le procedure della banca sono diverse. È il solito problema. La legge dice una cosa, la banca un'altra. Come posso ricevere lo stipendio senza un IBAN italiano? Potresti provare con una banca online. A volte sono più flessibili. Ho bisogno di una carta fisica per fare la spesa e pagare le bollette. Chiedigli di parlare con il direttore della filiale. Parlo con il direttore. Dice che proveranno a fare un'eccezione. Vedi? Bisogna sempre insistere un po' e non arrendersi subito. Mi sento come se dovessi elemosinare un mio diritto. È la sensazione di molti immigrati all'inizio del percorso. Mi chiedono anche il certificato di residenza storico. Ma se sei appena arrivato, come puoi avere una storia qui? Appunto, è un paradosso logico che non capisco. Non cercare la logica pura, Luca. Cerca solo la pazienza. Finalmente sembra che stia inserendo i dati nel sistema. Ottimo! Controlla bene che il nome sia scritto correttamente. Sì, ogni singola lettera è importante per evitare problemi futuri. Tra una settimana riceverai la carta a casa. Se hai una casa. Giusto, speriamo di trovarla prima che arrivi la posta. Al massimo la facciamo spedire al mio indirizzo temporaneo. Oggi ho fatto una figuraccia terribile davanti al capo. Cosa hai combinato stavolta con l'italiano, Luca? Volevo dire che ero imbarazzato per un ritardo. E cosa hai detto invece? Non dirmi che hai usato l'inglese. Ho detto che ero gravido del ritardo. Pensavo somigliasse a pregnant in senso figurato. Dio, gravido significa incinto. Il capo avrà riso per ore. Infatti tutti hanno iniziato a ridere e io non capivo perché. È il classico errore dei falsi amici tra le lingue. Mi sento così stupido a volte quando parlo in ufficio. Non sei stupido, stai solo imparando una lingua molto complessa. Però gli altri ingegneri parlano così veloce tra di loro. Chiedi sempre di ripetere o di parlare un po' più lentamente. Ho paura di sembrare poco professionale se chiedo sempre spiegazioni. Al contrario, dimostri che vuoi capire bene ogni dettaglio tecnico. A volte uso i congiuntivi sbagliati e vedo le facce dei colleghi cambiare. Il congiuntivo è un incubo anche per molti italiani, credimi. Però vorrei parlare perfettamente per essere preso sul serio. La perfezione arriverà con il tempo e con la pratica quotidiana. Mi hanno anche chiesto se volevo fare il ponte venerdì prossimo. E tu hai risposto che non sei un architetto di ponti? Esattamente, non sapevo che significasse fare un giorno di vacanza extra. Questa è bellissima. Benvenuto nel mondo dei modi di dire. Ogni giorno imparo una lezione nuova, a volte dolorosa per l'ego. Ridere di se stessi è il segreto per non impazzire in un altro paese. Domani porterò dei pasticcini per farmi perdonare la gaffa. Stasera ho parlato con mia madre su Skype e mi sento triste. Ti manca la tua città, vero? È normale avere momenti di nostalgia.
Sì, mi mancano persino i rumori della mia vecchia strada. E il cibo? Scommetto che ti mancano i piatti della mamma. Tantissimo. Qui il cibo è buono, ma non ha lo stesso sapore di casa. La domenica è il giorno più difficile per chi vive lontano. È vero. Vedere le foto dei miei amici che sono tutti insieme al parco. Ti fa sentire un po' escluso, come se la vita andasse avanti senza di te. Esatto. Mi chiedo se valga davvero la pena fare tutti questi sacrifici. Stai costruendo il tuo futuro, Luca. Non dimenticare perché sei partito. Volevo più opportunità, ma a volte il prezzo emotivo è altissimo. Tutti gli immigrati portano questo peso invisibile nel cuore. Tu come fai a non piangere ogni volta che senti i tuoi? Chi ti dice che non piango? Lo faccio spesso, ma poi mi rialzo. Mi sento diviso a metà, un po' qui e un po' là. Si chiama doppia assenza. Non sei più totalmente di casa tua, né totalmente di qui. È una definizione perfetta. Sono un viaggiatore sospeso. Ma questo ti rende anche più forte e più aperto mentalmente. Spero che questa forza si faccia sentire presto. Ora sento solo vuoto. Domani andremo a mangiare in quel ristorante che fa piatti del tuo paese. Davvero? Conosci un posto così qui a Roma? Sì, l'ho scoperto ieri. Sarà come tornare a casa per un'ora. Grazie Giulia. Sapere che mi capisci mi aiuta moltissimo. Forza, Luca. Domani è un altro giorno e sarai più forte. Prometto di non essere così triste alla nostra prossima uscita. Ho un'influenza terribile, ma non ho ancora il medico di base. Hai già fatto la richiesta della tessera sanitaria alla ASL? Sì, ma mi hanno detto che senza il permesso definitivo non posso scegliere il medico. Non è vero, puoi avere un medico temporaneo con la ricevuta della questura. Sono tornato lì 3 volte e ogni impiegato mi dice una cosa diversa. È il solito caos informativo. Domani andiamo insieme e parliamo con il dirigente. Mi sento male, ho la febbre e non voglio litigare negli uffici. Allora andiamo alla guardia medica stasera. Lì ti devono visitare per forza. Spero che non mi chiedano di pagare una fortuna perché sono straniero. In Italia la salute è un diritto. Non ti preoccupare per i costi urgenti. Mi manca il mio vecchio dottore. Lui mi conosceva da quando ero piccolo. Qui devi ricostruire tutto da zero, anche la tua storia clinica. È faticoso spiegare ogni volta le mie allergie e i miei precedenti. Prepara un foglio scritto in italiano con tutte le tue informazioni mediche. È un ottimo consiglio, così non rischio di dimenticare termini tecnici. E non dimenticare di portare sempre con te la ricevuta della domanda. La tengo sempre nel portafoglio, ormai è il mio documento più importante. Vedrai che domani risolveremo anche questa pratica. Spero di sì, vorrei solo una medicina e un po' di riposo. Riposati ora, ti preparo una zuppa calda come faceva tua madre. Grazie Giulia. Sei meglio di qualsiasi farmacia. Ieri sono andato a un aperitivo con alcuni ragazzi italiani. Com'è andata? Sei riuscito a chiacchierare un po' con loro? È stato difficile, parlano tutti insieme e usano molto slang. Sì, gli italiani amano sovrapporsi quando parlano, è la loro natura. Mi sentivo un po' isolato, ridevano di battute che io non capivo.
Non è che ti escludono, è che la cultura pop locale è difficile da afferrare. Ho paura di sembrare noioso perché non conosco i loro programmi TV o cantanti. Chiedi loro di spiegarti. Gli italiani amano fare i maestri di cultura. Dici che non si annoiano a spiegarmi tutto ogni volta? Assolutamente no. È un ottimo modo per rompere il ghiaccio. Mi hanno chiesto cosa penso della politica italiana. Cosa avrei dovuto dire? Meglio restare sul vago all'inizio. È un terreno molto scivoloso. Ho notato che gesticolano moltissimo. Mi sembrava che stessero litigando. No, stanno solo sottolineando i concetti con le mani. Dovrei iniziare a muovere le mani anche io per integrarmi? Verrà naturale col tempo. Non forzarlo, o sembrerai un attore. Mi hanno invitato a giocare a calcetto martedì prossimo. Vacci! Il calcio è la lingua universale in Italia per fare amicizia. Non sono un gran giocatore, ma ci proverò per stare in compagnia. È lo spirito giusto. Porta le birre dopo la partita e sarai l'idolo del gruppo. Questo è un consiglio d'oro, lo farò sicuramente. Giulia, non riesco a trovare le spezie che usiamo noi per la carne. Hai guardato nel reparto dei prodotti etnici? Di solito è in fondo. Sì, ma ci sono solo cose asiatiche o sudamericane, niente di casa nostra. Forse dovremmo andare al mercato di Piazza Vittorio sabato mattina. Lì si trova davvero tutto, anche il nostro tipo di farina. Sì, è il cuore multiculturale di Roma. Trovi ingredienti da tutto il mondo. Mi manca il sapore del pane vero, quello croccante e scuro. Qui il pane è buono, ma capisco che per te sia diverso. Ho comprato un formaggio che sembrava simile, ma era dolcissimo. Devi imparare i nomi regionali. Ogni formaggio italiano ha un carattere unico. A volte mi sento perso tra questi scaffali infiniti di pasta. Ce ne sono troppi tipi, vero? Ma imparerai presto quale si abbina a cosa. Perché ci sono così tante marche di olio d'oliva? Quale devo scegliere? Scegli sempre l'extravergine, preferibilmente estratto a freddo. Costa molto di più, ma immagino che la qualità si senta. In cucina non bisogna mai risparmiare sull'olio, è la base di tutto. Vorrei cucinare una cena per te, per ringraziarti di tutto l'aiuto. Mi farebbe molto piacere, adoro scoprire nuove ricette. Allora sabato andiamo al mercato e compriamo tutto il necessario. Affare fatto. Io porto le borse pesanti e tu scegli le spezie migliori. Sarà una missione gastronomica molto importante. Oggi ho finalmente l'appuntamento per la carta d'identità elettronica. Ottimo! Hai portato le fototessere recenti e la ricevuta del pagamento. Sì, spero che la foto non sia brutta come quella del passaporto. Non preoccuparti, tanto la vedranno solo gli agenti della dogana. Mi hanno detto che per la residenza serve un sopralluogo dei vigili. Sì, i vigili urbani passeranno a casa tua per controllare che tu viva davvero lì. E se passano quando sono al lavoro, mi cancellano la richiesta. No, di solito lasciano un avviso o riprovano in un altro orario. Mi sento sotto osservazione costante, come se fossi un sospettato. È una procedura normale per tutti, anche per gli italiani che cambiano città. Però per noi immigrati sembra sempre tutto più complicato e lento.
Purtroppo i tempi d'attesa sono lunghi per via della mole di lavoro. Mi hanno chiesto se voglio donare gli organi sulla carta d'identità. È una scelta personale, puoi decidere tu in quel momento. Mi sembra un gesto nobile, penso che dirò di sì. È un bel modo per sentirti parte attiva della comunità che ti ospita. Una volta avuta la carta potrò finalmente viaggiare in Europa. Con quella e il permesso potrai muoverti liberamente in tutta l'area Schengen. Non vedo l'ora di visitare Parigi o Berlino il prossimo mese. Un passo alla volta, Luca. Prima prendiamo questo benedetto pezzo di plastica. Hai ragione, non corriamo troppo con la fantasia. Giulia, guarda, mi è arrivato l'SMS dalla questura. Il permesso è pronto. Non ci posso credere, finalmente, dopo un mese di attesa e ansia. Mi sento come se mi avessero tolto un peso enorme dalle spalle. Festeggiamo stasera, ti porto nel mio posto preferito a Trastevere. Assolutamente sì, offro io, per ringraziarti di essere stata la mia guida. Guardati indietro, Luca. Un anno fa non sapevi nemmeno ordinare un caffè. È vero, ora ho un lavoro, una casa e parlo quasi bene l'italiano. Hai superato ostacoli che avrebbero fermato chiunque. Sii fiero di te. Non avrei potuto farcela senza il tuo supporto costante. Siamo amici. A questo servono gli amici, specialmente in terra straniera. Ora la nostalgia di casa è meno forte. Mi sento un po' più romano. Roma ti ha adottato. E tu hai imparato ad amarla, nonostante il caos. Ho ancora molto da imparare, ma la strada ora è in discesa. La burocrazia non ti fa più paura adesso, vero? Diciamo che ora so come combatterla senza perdere la pazienza. Questo è il segreto per vivere bene qui. Benvenuto ufficialmente in Italia. Grazie Giulia, brindiamo al nostro futuro e alle prossime avventure. Alla salute, Luca. E a tutti quelli che come noi non si arrendono mai. Buona serata, amica mia. Stasera è una notte di festa. Te la sei meritata tutta. Andiamo a mangiare.